E inizio il video così per farvi proprio vedere la sensazione che ho anch'io arrivando qua. Adesso buongiorno, eccomi qua, sono a Gaino, una frazione di Toscolano Maderno. Sono appena arrivato, una frazione che non conosco, non ci sono mai stato in vita mia. Per chi non mi conosce, abito qui sul lago di Garda a Desenzano, però qui non ci sono mai venuto. In questo paesino, ogni volta che passo da Toscolano per andare su, notavo sempre quella chiesa da giù che si affaccia, almeno credo, sul lago, perché il lago è proprio da quella parte. Quindi iniziamo un po' a esplorare il posto. Vi posso dire che la sensazione è veramente bella. Ora vi dico anche l'altitudine. Qui non è molto in alto, siamo a 250 metri e secondo me d'estate potrebbe essere anche abbastanza più fresco rispetto a giù, ma quest'estate ci verrò per vedere. Poi il panorama è bello perché allora, qui c'è questo parcheggio molto grande e appena arrivi qui ti senti veramente immerso, non dico completamente nella natura, però come dire, sento già quella sensazione che si ha quando si sta per andare in montagna. Peraltro le montagne sono proprio qua, vedete, proprio davanti a me, e quindi ti dà proprio questa sensazione di questi paesi molto tranquilli. Poi di lì vi faccio vedere anche là sopra le cime innevate, e adesso però io magari mi metto il giubbino perché sono appena uscito dalla macchina e volevo andare su là, su quella chiesa, e poi scendere di lì e vedere un po' il panorama, quindi andrò a piedi. Mentre il centro del paese ho visto che si sviluppa da quella parte, c'era l'indicazione da quella parte là, magari poi ci posso anche fare un giro, però adesso la cosa più interessante che mi ha sempre incuriosito era proprio quella chiesa, vedere se si vede il lago o se c'è una veduta là in fondo del lago dall'alto. Poi altro a dirvi qua, siamo sul lago di Garda e non possono mancare naturalmente gli ulivi che fanno sempre scena, sono belli da vedere. Va bene, un attimo, metto il giubbino e poi andiamo là. Ecco, intanto che mi preparo, ho appoggiato il telefono sulla macchina, metto un po' tutta la mia attrezzatura con ciò che mi serve, e il microfono adesso non è ancora collegato, quindi non si sentirà benissimo, però almeno facciamo sta prova per vedere se vi dà un po' più la sensazione di essere qua con me mentre mi preparo. Ok, questo posto, marsupietto tecnico a posto dove ci tengo le monete, le chiavi della macchina e un po' di cose. Bene, poi prendiamo il giubbino, ok, mettiamo il giubbino e poi ricolleghiamo il microfono. Qui la batteria supplementare non mi serve, ho il telefono abbastanza carico, la macchina non è lontana, quindi acqua e tutti gli accessori, barrette energetiche li lascio qua in macchina, perché ormai con un po' di esperienza a fare video mi sono attrezzato, perché so che poi se mi allontano troppo mi viene fame, mi viene sete, si scarica la batteria, ho tutta la mia attrezzatura. Bene, andiamo. Eccomi pronto. Temperatura, non so se ve l'ho detto, controllavo in macchina, 9 gradi. Però sono completamente coperto, berretta, guanti, perché c'è un po' di vento, dà un po' fastidio ed è vento freddo. Però se non c'è vento e sta il sole si sta bene. Vi do ancora una panoramica del posto. Così vi fate un'idea. E come vi ho detto, qui, anche se in realtà siamo soltanto a 250 metri di altezza, ti dà già una sensazione di quei paesi di montagna a 700-800 metri, non so perché. Allora, andiamo a vedere come si arriva là sopra. Allora, là c'è un cartello
che indica chiesa di Supina secolo XV. Non so se si riferisce a quella chiesa e ci si può arrivare, immagino, da quella strada. Poi provo in macchina, però adesso voglio provare ad andare di qua perché ho visto che c'è una stradina che porta su, voglio vedere se si può andare a piedi di qua. Il lago è proprio là davanti a noi, quindi cerco adesso un punto panoramico, vediamo se si può salire da qui. Ho visto che c'è questa strada, non so se è una strada privata dove porti e il lago. Con la videocamera voi non lo vedete, però aspettate, provo a ingrandire, è proprio là, si vede là dietro. Quindi noi saliamo da questa parte e vedo un motorino passare, quindi forse potevo andare anche in macchina, però da Desenzano qua ho fatto 40 minuti seduto in macchina, preferisco anche fare 2 passi, anche perché è un bel posto, vedete, per uscire un po', come dire, dal caos dei soliti posti giù sul lago. Quest'anno, come vi ho detto nell'altro video, voglio un po' dedicarmi ad andare a esplorare anche dei posti meno conosciuti. Comunque farò sempre video, anche quest'anno ci torno in tutte le località più famose della Lago di Garda, perché ogni anno magari si trovano anche delle novità, poi è bello anche fare dei video nuovi, però voglio anche esplorare questi posti. Quella cos'era? Ah, scuola materna, che carina, là dietro, in mezzo alla natura, vedete. È un bel posto questo, tranquillo. Quindi anche qui posticino che vale la pena, se siete in zona, passarci. Considerate che dalla statale, quando voi questa strada porta giù, dalla statale, quando siete nel centro di Toscolano Maderno, sono circa 3-4 km arrivare qua. Là bambini che giocano. Che posto, non c'ero mai venuto, ma proviamo ad andare di qua. Sono turisti anche loro, stanno leggendo le indicazioni. Sì, il lago si vede, mi sembra, aspettate. Sì, il lago si vede ed c'è un panorama spettacolare, adesso vi faccio vedere, è spettacolare, immaginavo, è spettacolare, spettacolare. Qua sotto c'è tutto il lago, guardate che roba, veramente da pelle d'oca, brividi. La videocamera credo che non riesca a rendere ciò che io sto provando da qui, perché veramente il posto è stupendo. Guardate quella leggera foschia, che suggestiva. Si sente una chiesa da sotto, la chiesa giù di Toscolano. Mi ricordo quella spiaggia, forse qualcuno di voi se la ricorda, ho fatto proprio dei video che correvo in bicicletta su quella stradina lì, poi ho girato e vi ho fatto vedere una spiaggia molto tranquilla qua a Toscolano. Mi ricordo proprio che ero passato di lì. E poi vedete tutta la costa che magari non avete mai visto passando dalla strada, perché la strada principale, vedete, è lì, sto inquadrando, ed è molto lontana dalla costa, che si vede molto bene da qui. Che spettacolo, che spettacolo.
Poi magari vi do anche due cenni sulla chiesa, visto c'è un cartello, però sono stato subito attratto dal panorama, pur comunque interessandomi alla storia, alla cultura, che mi piace tantissimo, però il panorama mi ha subito catturato. Che bello, non c'ero mai venuto io qua, ma pensate che io abito qua sul lago da 1000 anni, cioè da tantissimo, e non ci sono mai venuto qua. Quello è Maclino, ho fatto un video ieri là, se l'avete visto, eccolo là. Quello è la chiesa di Maclino dove ero ieri, anche lì vi consiglio di andarci perché è un posto fantastico e ci sono tanti itinerari da fare in bicicletta o anche a piedi. Qui vento c'è pochissimo, temperatura si è alzata, si sta veramente bene, ma guardate che roba! Cioè sembra il mare là in fondo. Quello che vedete, quell'ombra nera, non è la costa, cioè la sponda, non è la sponda, è un'ombra che fa il sole, perché è l'ombra della foschia, non so se... perché altrimenti non capite, cioè tutta questa parte che sto inquadrando nera non è la sponda, ma cioè dall'altra parte, ma è l'ombra che fa la foschia. Il fatto che col telefono non si vede bene, forse così, vedete che è tutta l'ombra che fa la foschia e guardate davanti il sole là come riflette. Ma che spettacolo! Che spettacolo! Che spettacolo, che spettacolo. E poi guardate di qua, perché la vista non è finita, Cioè, guardate che prospettiva che abbiamo del lago. E là, vedete le montagne innevate. Che spettacolo. Aspetta che un attimo vi faccio vedere ancora un po' di più. E adesso qui vi garantisco che la temperatura qua si sta benissimo qua. Adesso fatemi andare a vedere di là cosa c'è. Rispetto a giù, qua sopra si sta benissimo, c'è anche un'aria tiepida. Guardate ancora che spettacolo. Guardate che riflesso, che spettacolo. Andiamo a vedere di qua che cosa c'è. Valeva la pena di venire qui perché è veramente bello. Cioè, guardate che roba. Ma vi rendete conto che spettacolo, che bello. Guardate che roba. E poi c'è quella foschia suggestiva. Andiamo di qua a vedere. Ecco, di qui poi c'è, là immagino ci sia il parcheggio dove io ho parcheggiato, quindi quella strada che diceva chiesa, andiamo a vederla perché poi di là voi non lo vedete, attenzione qua a non cadere perché non c'è, cioè sotto ci sono 5-6 metri ma non c'è nulla che protegge, quindi facciamo attenzione qua. Di là, non so se riuscite a vederlo, ma c'è ancora il lago, vedete là dietro. Quindi adesso io tornerei giù e prendo la macchina e seguo l'indicazione per andare a vedere quella chiesa, chissà se c'è un altro panorama spettacolare, però... Ma guardate da qui, perché non so se con la videocamera riesco a... C'ho anche il sole proprio addosso. Cioè, guardate che roba! Tutto il lago sotto. Quindi altro posto super consigliato per rigenerarvi. Adesso andiamo a vedere la chiesa, vi do due indicazioni su questa chiesa.
Tanto teniamo il telefono così mentre cammino perché è veramente uno spettacolo. Il lago di Garda è veramente immenso, grandissimo. Vi ripeto che quella parte che vedete non è la trasponda, è l'ombra della foschia. Poi guardate le onde, cioè, come si muove tranquillo. Ecco, io rimarrei qua per ore, ma devo fare i video, devo continuare a muovermi perché poi devo andare a esplorare, quindi non posso stare qua troppo. Di là poi si vede il parcheggio da sotto, immagino, dove io ho parcheggiato. Che bel posto sto paese, ma che carino, guarda che scalinata. Immagino che qua la gente si sposi, è una chiesa, quindi provate a immaginare, sto pensando adesso, si sposano due, no? Cioè, ovviamente due, cioè, ci si sposa. No, scusate, ma sono distratto dal panorama, quindi non sono molto connesso con le parole. Provate a immaginare due persone che qua si sposano con questa vista. Ma che bello! Ma che bello! Adesso andiamo a leggere un po' di questa chiesa. Io anzi giro il telefono così, mentre scendo vi faccio sempre vedere il panorama perché è eccezionale. Poi sono quei paesi, immagino, tranquilli, non ho guardato quanti abitanti ha, 1000, 1500, forse meno, sono quei paesi proprio piccoli. Allora io mentre vi mantengo la videocamera di qua, che è più bello, vediamo un po', questa è l'antica chiesa di San Michele Arcangelo, risale al XV secolo, dedicata a San Michele, si trova ai piedi della scalinata che porta alla nuova parrocchiale. Ah no, aspettate, questa è la chiesa di San Michele, che appunto si trova ai piedi della scalinata che porta alla nuova, eccola là, che porta alla nuova parrocchiale. Fu costruita probabilmente, questa qua, sui resti di un antico fortilizio di fondazione longobarda. Vi faccio vedere il posto intanto mentre che leggo, come rivela la titolazione al santo loro prediletto, questo quindi San Michele Arcangelo. Ora, documentato nel Medioevo come castellum, questo era un castellum, del quale non resta più alcuna traccia. Quindi questa parte che noi stiamo vedendo ci sta dicendo che era probabilmente costruita su una fortificazione, perché dai documenti storici, sto leggendo, dai documenti storici c'era un castellum qua, di cui però non c'è più traccia fisica. Poi il campanile ha l'aspetto di una torre di difesa e alla sua base è murata un'iscrizione romana del secondo secolo d.C. Vado a leggere anche lì dopo, vediamo. Ecco, però vedo che è proprietà privata, quindi non si può entrare. Ah, sì, una fortificazione forse per quelle fessure, no? Tipiche da difesa dei castelli. Poi cosa ci dice? Allora, parla di questa iscrizione romana del secondo secolo d.C., cioè secondo secolo d.C. Quindi siamo nel 100 d.C., no? Che ricorda gli imperatori Antonio Pio e Marco Aurelio. Ma dov'è questa scritta? Adesso andiamo a cercarla. Il portico risale al XVI secolo, la chiesa aveva 3 altari,
stiamo parlando di questa struttura qua, non della nuova parrocchiale ovviamente, questa struttura qua. 3 altari di San Michele, di San Rocco e della Trinità, del quale si conservano dei pezzi d'affresco dell'inizio del XV secolo, e all'esterno della chiesa si trovano la canonica e una casa rurale, mentre sul fronte c'era in passato l'antico cimitero di Gaino. Attualmente l'edificio sconsacrato, ecco, è adibito a sala riunioni e in parte residenza ufficio. Quindi questo edificio è sconsacrato, è proprietà privata, e hanno fatto, non so in quale data, la nuova parrocchiale, che ci sono delle indicazioni sopra, adesso non vado a leggerle, ma forse qua c'è qualche indicazione, può essere questo. Qui no, ripete quello che c'era, vedi qua, privato, ripete quello che c'era scritto lì. L'incisione del secondo secolo d.C. io non l'ho vista, ma ci fidiamo che ci sia, magari là dietro. Vabbè, adesso non vado neanche con la macchina a fare quell'altro giro, magari lo faccio io, poi se c'è qualcosa di interessante, una panoramica, faccio un altro video. Io chiuderei il video qua perché il posto è stupendo, con questa panoramica alle mie spalle. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, quindi posto super consigliato, vi garantisco che quando arrivate qui state veramente bene. Sentite che silenzio, leggermente le macchine sotto, vi faccio sentire perché non siamo a 1000 metri, però sentite la tranquillità del posto. Bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante, e ci vediamo in un prossimo video.